ogni mattina è sempre così. Posso dire una cosa, ma io alle 9 di mattina sono strafato, non capisco perché. Posso dire una cosa che mi farà diventare più antipatico di quello che sono. Se già non sto, se già non ho simpatia per tanti, adesso ne avrò sempre di meno. Ma io dico una cosa che penso, perché siamo qua per, io, io provo anche una sorta di invidia, ma non di invidia cattiva, no? No, è una sorta di invidia per i tifosi napoletani che comunque si stanno godendo un'estate, no? Di quelle che ovviamente facciamo le dovute proporzioni del caso, no? Un po' quelle che vivevamo noi, adesso io quando ero piccolo con Marotta che ci comprava tutti, li chiamo i giocattolini, mi piace quello, mi prendo quello, e, e no, con le dovute proporzioni perché il tempo è ovviamente cambiato, però il Napoli ragazzi, questa squadra ha preso, l'ho detto mille volte, i giocatori che ha preso il Napoli, l'abbiamo visto e non li sto a citare tutti, però adesso è un'altra roba, no? La grana sempre là, la grana Lukaku, la grana Lukaku è, sai, una bella botta per il Napoli, perdere l'attaccante di Conte, giocatore che comunque ha esperienza lì davanti, lo perde per almeno 3 mesi da quello che ho capito, poi leggevo su Sport Mediaset stamani, devono vedere un po' se andare per la via conservativa, l'intervento, tutto il resto, no? Si vedrà e si capirà meglio su quanto effettivamente rimarrà fuori. E ok, appurato questo. Ragazzi, ma quanti nomi per esempio adesso si sta facendo per l'attacco del Napoli? Senti che il Napoli va su Holland, va su. Aspetta che ce n'è qualcun altro che non mi ricordo. Di sicuro Di Marzio ieri dice che Dobbik è il nome più caldo che ci sia. Leggo anche Sport Mediaset o altri che adesso iniziano a tirare fuori in ballo anche Ken. Potrebbe prendere Ken. Cioè, succede una cosa, no? Subito ci si attiva e si va a prendere un attaccante anche di livello. Non è che si stanno facendo i nomi di che ne so, non li voglio citare perché magari qualcuno dirà altro, però capite, è bello così, cioè tu già sai che comunque statti calmo un po', statti calmo, sai che comunque si metterà una pezza lì davanti, anzi ti puoi comunque divertire, questo è, questo è. Sono andato lunghissimo, 3 minuti per fare una sorta di mini intro quando ancora dovevo parlare appunto del nome più caldo per il Napoli che è Dobbik e dobbiamo parlare di cosa dobbiamo parlare inoltre? Dell'acquisto dell'Atalanta, perché poi dall'Atalanta abbiamo parlato poco o nulla ultimamente. Sapete che in questo canale cerchiamo di andare anche un po', no? A 360 gradi, ci proviamo, non sempre ci riusciamo, devo dirlo. E partiamo. Prima, come al solito, un paio di robette veloci, veloci. Buongiorno, signori miei. Scusate se quasi mai forse mi permetto di salutare, ma non per mancanza di educazione, perché io credo che in questo canale ogni video no, sia un continuo, no? È un discorso continuo che apriamo e non è mai chiuso sostanzialmente. Ecco perché vado anche a prese dirette. Quindi scusatemi, non vuole essere maleducazione. Detto ciò, se volete lasciate un like per sempre soddisfare questo algoritmo che ci rompe le scatole. Se volete iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti, mi trovate ovunque, come vedete, Facebook, YouTube, ma anche Instagram, TikTok. Adesso abbiamo anche il canale Telegram, dove anche lì comunichiamo, andiamo dritti. Tante robe trovate, tra l'altro, trovate delle robe clamorose su Telegram, quindi venite, non ve ne pentirete sicuramente. E basta, grazie. Grazie. Sì, ce n'era un altro nome per il Napoli perché ho visto 4-5 nomi, adesso mi sfugge, però di cui volevo parlarne. C'era sicuramente un altro nome in avanti per il Napoli. Vabbè, comunque andiamo a quello caldo, quello più fattibile oggi, no? Quello di Dobbik. Lo vedo anch'io più fattibile per il fatto che la Roma, e ne abbiamo già parlato su questo canale spesso e volentieri, la Roma ha fatto capire tramite il Gasp eh,
che comunque se arrivano delle offerte valide le prendono in considerazione per poi no, andare a modellare la squadra come in base alle richieste fatte appunto dal nuovo allenatore Gasperini. Quindi io non so se Dovbek viene ritenuto uno dei fedelissimi di Gaspo o meno. Mi pare di capire di no, anche perché è andato forte su uno come Ferguson, è andato a prendere subito uno come Ferguson. È vero che non l'ha già acquistato, non ha tirato fuori 40 milioni cash, è un prestito e se non sbaglio è un diritto, quindi è un'operazione un po' diversa, è un prestito comunque importante, se non sbaglio sui 6 milioni, no? Un prestito oneroso. Ehm, e mi pare di capire che sia quello più il profilo ideale, però lo stesso Dobbik, come abbiamo visto in questa pre-season, ha avuto di certo minutaggio e tutto il resto, è un giocatore che secondo me partiva quasi alla pari nelle gerarchie, e quindi non lo so, però sono certo che se arriva un'offerta valida la Roma la tiene in considerazione. E di certo il Napoli abbiamo visto che non avendoli spesi quei soldi poi per Ndoye, quei 40 milioni, tra l'altro belle soldi che ha fatto con Nottingham, sicuramente non dico che li piazzerà tutti sull'attaccante, ma non lo so. Comunque il Napoli di certo ancora una volta ha la forza, ecco questo voglio dire, ha la forza per andare a prenderlo questo attaccante. Vediamo chi sarà. Oggi si dice, ribadisco, Dobbik in vantaggio. Attenzione, lo stesso Oilund che però, da come ci ha detto Romano, non vuole un prestito e poi me ne torno al Manchester United e poi punto a capo. No, lui vorrebbe una destinazione, no, dove va, non dico a primeggiare, ma sa che poi se la va. Ci deve essere una programmazione per lui, ecco, in tal senso. Quindi vedremo. Ehm, Attenzione perché secondo me il Napoli deve fare un attaccante, lo fa seriamente perché Lukaku, non voglio dire che ha una certa, però col fisico che ha, un infortunio del genere è normale che adesso il Napoli guarderà anche un po' avanti. Secondo me non prende un attaccante tanto per prenderlo e secondo me Conte non vuole un attaccante tanto per averlo, ecco, quindi sono sicuro che si farà un investimento importante lì davanti il Napoli e quindi ancora una volta ribadisco i tifosi possono continuare in questo sogno, questo. È così, è così, è così. Allora, andiamo anche un po' all'Atalanta, ribadisco, se no qua parliamo solo di Napoli. Prima ne parlavo una volta al giorno, adesso ne parliamo una volta ogni 2 giorni, ma la frequenza è sempre alta. Parliamo anche dell'Atalanta, che ribadisco i tifosi un po' tra virgolette depressi, un po' anche per la vicenda, ripeto, in primis Gasperini, poi Retegui, e infine Lookman, che però è tornato, seppur in maniera in una seduta individuale. È tornato a Zingonia, a Bergamo, e quindi se non verrà ceduto all'estero molto probabilmente se non arrivano offerte importanti potrebbe addirittura tenerselo l'Atalanta. Se tiene Lukman, ragazzi miei, adesso ha aggiunto Kristovic, è comunque una squadra secondo me da parte alta di sinistra parte sinistra alta di classifica. Ehm, vediamo. Kristovic tra l'altro pagato 25 milioni più 10% sulla futura rivendita per il Lecce e in questo aprirei anche una parentesi su Corvino, no? Sì, su Corvino perché tra Julmand, Dorgo e Kristovic con forse 5 milioni si è portato a casa 100, cioè, siamo là e sono robe che spesso noi no, di cui spesso non parliamo, ma questi sono i veri grandi miracoli, cioè se alcune squadre come Lecce e come altre della bassa classifica riescono a galleggiare, riescono poi a imporsi nella loro fascia, è per gente che ne sa, ragazzi, che fa delle robe veramente di livello e Corvino, ragazzi. Ho citato gli ultimi, ma la lista è infinita. Quindi l'ennesimo capolavoro, Kristovic che
Valuteremo con la maglia della Dea. Il discorso che quello che faccio io, credo forse, mi aiuteranno i tifosi atalantini, credo facciano anche loro, è che arriva Kristovic l'anno scorso, fa 11 gol, una buona stagione, secondo me non eccellente come un po' hanno dipinto tutti, no tutti, però secondo me buona. È anche vero che Kristovic, mi ricordo, ogni volta che vede la palla tira e tante volte va male, però 11 gol ne ha fatti ed è l'attaccante che noi dicevamo l'anno scorso sicuro. Però adesso arriva con Gasperini questo qua, non dico che faccia il doppio, non dico che ne faccia 20, però con Gaspi, ragazzi miei, ne fa tanti all'Atalanta. Ecco, quest'anno abbiamo questo dubbio qua. Arriva, c'è Juric, saprà lavorarci, vedremo. Questo è un po' il grande dilemma. Di certo mi sento di dire che farà più di 11 gol con l'Atalanta. Mi sento di dire questo ad oggi. Ma vediamo, ecco, vediamo perché se prima avevamo delle certezze, adesso onestamente ne abbiamo meno. Ne abbiamo meno, questo è il punto. Va bene, ragazzi, che vi devo dire? Niente, sono andato anche abbastanza lunghetto. Vado a fare colazione, anche se è tardi per fare colazione, però qualcosina, poi devo andare in palestra. Poi stasera c'è l'asta del fantacalcio, poi magari ne facciamo un contenuto sul fantacalcio, faccio il mantra ormai dall'anno scorso. E quindi abbiamo delle cose da dirci prima che inizi questo campionato. Devo fare pure la solita prediction. Mamma mia, che palle. Vabbè, stavo pensando ad alta voce. Perdonatemi, ragazzi. Un abbraccione. Vi aspetto su Telegram. Mi raccomando, trovate il link in descrizione. Un grande abbraccio da Neschi.